Ogni volta che metto piede in palestra ne vedo, anzi, ne sento di tutti i colori. C'è chi vaga con lo sguardo perso nel telefono, chi è completamente isolato con le cuffiette nelle orecchie, e poi i grandi classici. Il signore che guarda l'ultima puntata di Temptation Island sul tapirulan a tutto volume, senza un briciolo di vergogna. E poi ci sono io. Ma cosa ascolterò mai in palestra? La verità è che non sono una fan della musica da palestra. Non mi piacciono le playlist preconfezionate che passano alla radio. Le hit del 2010 sparate dagli altoparlanti. O peggio ancora, il telegiornale in sottofondo mentre provo a concentrarmi. Anzi, quando capita quella giornata rara in cui lo stereo della sala pesi smette magicamente di funzionare, mi si stampa in faccia un sorriso a 32 denti. Questo perché, quando mi alleno, mi piace ascoltare ciò che accade davvero, il rumore dei manubri che sbattono sul gommato, i respiri che diventano sempre più intensi, le grida per quell'ultima maledetta ripetizione, le risate dopo una serie andata bene, gli sbuffi, i grugniti, il bilanciere che si appoggia con violenza sui supporti, il suono ritmico del tapirulan, lo scroscio dell'acqua in doccia. Per me questa è la vera colonna sonora della palestra. L'unico momento in cui ascolto davvero qualcosa è quando faccio cardio, o meglio, quando cammino. Non faccio sedute di cardio strutturate durante la settimana, ma cerco sempre di raggiungere 10.000 passi al giorno. Potrei anche parlarvene in un video, se volete che approfondisca l'argomento. È proprio in quei momenti che recupero video che mi sono persa o ascolto qualche podcast. I miei preferiti? Sicuramente i podcast di Mass con Eric Helms ed Eric Trexler, insieme ai video del FreeDMJ e Lyle McDonald, che trovo utilissimi per restare aggiornata sul mondo dell'allenamento e del mondo evidence-based. Ma non solo. Ogni tanto ascolto anche un po' di musica. Mi piace spaziare tra generi diversi, ma negli ultimi tempi ho una predilezione per il future funk e il rap. Uno dei miei ultimi ascolti è stato Basics di Yanbe. Devo essere onesta, rispetto ai precedenti mi ha lasciato un po' perplessa. Forse perché Bay 5, secondo me, era davvero uno dei migliori album del genere. Fresco, ritmato, ascoltabile tutto l'anno. E dentro di me sapevo che sarebbe stato difficile, se non impossibile, replicare quel livello. I singoli più recenti non mi fanno impazzire, ma devo riconoscere che nei DJ set sa ancora il fatto suo. Carisma, selezione musicale e transizioni impeccabile. Sul versante rap, invece, ho ascoltato l'ultimo album di Fabri Fibra, Mentre Los Angeles brucia, un disco che definirei buono, non eccezionale, con alcune tracce in cui sembra voler fare il giovanotto a tutti i costi, strizzando l'occhio ai fan di vecchia data. Però alla fine è sempre interessante vedere come certi artisti evolvono o resistono all'evoluzione. Sempre rimanendo nel genere, 2 album che vi consiglio da veri intenditori sono 60 Hz 2 di DJ Sciocca, un ritorno che sinceramente non mi sarei mai aspettata, ma che ho accolto a braccia aperte, e Cane Randagio parte 1 di Neffa, che si conferma sempre una garanzia di qualità. Detto ciò, quando si passa dall'attività a bassa intensità all'allenamento vero e proprio, basta audio, mi distrae, e quando mi alleno voglio essere presente, al 100%. Per me l'allenamento è una forma di meditazione attiva, uno dei pochi momenti della giornata in cui posso davvero staccare la testa e focalizzarmi solo sul qui
e dura. È anche il motivo per cui segno i miei allenamenti su dei blocchetti cartacei e non sul telefono, che metto in modalità aereo e uso solo ed esclusivamente per le riprese. È un piccolo rituale, un modo per restare disconnessa dai dispositivi e connessa a me stessa. Lo ammetto. Ogni tanto l'orecchio si drizza anche quando sento certe uscite assurde. Ma su questo tema mi conoscete già. E voi cosa non ascoltate quando vi allenate?